C'è stato anche il momento, c'è tuttora il momento anche dell'esaltazione del brutto, però è Sì, sempre... meglio tornare sul bello. Esatto. Nell'armonioso, Sì. no? Nell'esteticamente. Poi sai, il bello pure può essere soggettivo, anche Certo. se il brutto Non è è d'accordo. oggettivo. Benvenuti a Parallelismi, un podcast sull'architettura e l'interior design. Io sono Alessandra e lei è mia mamma. Fabrizia, oggi a Parallelismi parleremo di architettura e moda. Un bellissimo parallelismo con l'esperta Paola Pataccini. Grazie Paola di essere Grazie. venuta. Grazie a voi di avermi inserito in questo podcast molto interessante Divertente. e super divertente, sì. No, sono qua tanti tessuti, no? Perché io sono affascinata da questi tessuti che sono materici, ma vorrei capire, quando uno mi parla tessuto jacquard, che vuol dire? Mi sono fissata col tessuto jacquard, lo stampato, insomma, volevo un Le po' differenze. questo da capire. Allora, in architettura, diciamo soprattutto nell'interior design, perché l'architettura si presume grandi edifici. Certo. L'interior design, il tessuto è importantissimo. Nell'interior design il tessuto dà assolutamente un carattere a quell'ambiente e a quello che tu vuoi vivere. Quindi con la moda ha un grandissimo parallelismo. Quindi le tecniche, diciamo, che poi noi abbiamo utilizzato nella moda, quindi di jacquard, di velluti devoré, di tessuti tubici, di tessuti ricamati in pezza, poi magari se avete delle curiosità Sì. Sì, andiamo... ne andiamo nel dettaglio. Chiaramente hanno preso ispirazione dalle grandi dimore, no? La Reggia di Caserta, piuttosto che Versailles in Francia, e questi, diciamo, architetti che utilizzavano questi tessuti poi li hanno portati nel mondo del tessile, e il mondo del tessile li ha presi per la moda. Ah, beh, fantastico. Quindi viene tutto dalla... Tutto Dall'interior. nasce dall'interno, ma questo già ai tempi di Maria Antonietta, ma molto prima, da sempre. Certo. Da sempre, come l'uomo ha iniziato a tessere, produceva coperte, tende, ripari per la sua casa e abiti per coprirsi. Quando poi siamo entrati in quello che era il mondo, diciamo così, più estetico, senza ancora chiamarlo moda forse, però chiaramente in quel momento diventava anche prendere questi stessi tessuti e portarli per dei capi Sull'abito. d'abbigliamento. Negli anni, naturalmente, che cosa succede? Un tessuto d'arredamento di interior design, tipo, se adesso vogliamo andare nello specifico, una Duchesse jacquard come questa. Duchesse Perché parte da una base di raso, è una tessitura a raso di seta con un disegno, altrimenti potrebbe non essere jacquard duchesse. invece che cosa vuol dire? Allora, jacquard è una tecnica. Lo jacquard è un tipo di telaio. Una volta erano dei telai fatti con i licci proprio, dove tu andavi a fare il disegno, cioè erano molto complicati. Oggi obiettivamente con la tecnologia sono sempre molto complicati, però sono dei dischetti, dei programmi che si lanciano al computer, i telai sono computerizzati e quindi partono e creano questi disegni che hanno sempre, se voi li vedete e li dovreste vedere quando fate le vostre produzioni poi nelle case, hanno dei rapporti stabiliti. Ben precisi. Quindi noi, quando creiamo, chi fa tessuti, io per esempio, che mi sono occupata per tantissimi anni di tessuti d'alta moda, quando, non so, il signor Ferré voleva un certo determinato tipo di tessuto, dovevo prendere un disegnatore, fare il disegno, poi metterlo a rapporto per lo jacquard e contare i fili dei colori. Madonna. Complicatissimo, per fare un bel tessuto è bello complicato. Sì, Quindi non è facile che un architetto disegna per esempio un tessuto e poi
si realizza, cioè devi sapere la tecnica per fare. Questo No? assolutamente, però cioè diciamo questo più nella moda e soprattutto anni fa, quando c'era più tempo, quando facevamo magari 2 o 3 collezioni a stagione, oggi ne facciamo anche 15 o 20, per Madonna. cui non c'è tempo, prendi più i tessuti che trovi fatti. Una volta invece Sì. li creavamo Bellissimo. partendo dalla ricerca che avevamo fatta Ma alla tu base. poi hai lavorato tanto, no, con Ferré, che era un architetto, no? Che è Sì. passato poi Sì. a fare moda, ma con un concetto diverso, no? Beh, il concetto era sempre del bello, cioè nel senso che Ferré affrontava la moda da architetto, non, a parte i suoi vestiti, alcune camicie bianche che erano delle vere e proprie sculture, però non era solo la camicia bianca, era proprio la ricerca del dettaglio, del particolare. Cioè io per creare uno jacquard potevo avere anche i poveri fornitori che lavoravano con me, se lo ricordano, perché io facevo fare anche 50 prove, 60 prove prima che si trovasse quel verde che gli piaceva, che doveva essere con tutti i verdi coordinati. Cioè, Lo sappiamo. È un lavorone. I colori. i colori, anche perché un filo sbagliato, un colore sbagliato ti fa saltare un progetto. Certo. Cioè non sai più dove metterlo, come cosa realizzare all'interno di quel tessuto. Bellissimo. Ed è difficilissimo trovare quella tonalità di colore che ti serve, abbinarlo con gli altri Perché poi colori. i colori come li fanno? Cioè come il Allora, filo, no? Cioè, Tu il hai una filo- cartella, quando costruisci uno jacquard, hai questa cartella colori, sono tutti dei filzuoli di seta, anche dipende a seconda senza adesso non so, ci sono i grandissimi setifici, no? Tu hai tutti i filzuoli e scegli il colore del filzuolo, c'è un lavoro un po' certosino ma è molto divertente. La cosa che devi vedere è in che luce lo guardi. Ah, Perché cambia. un rosso che lì vedi rosso, lì non è più lo stesso rosso. Per cui noi avevamo una lampada, certo, anche per confrontare tutti i vari tessuti che andassero bene insieme, quindi questo jacquard insieme a, non so, il double di cashmere rosso, piuttosto che al crêpe de chine rosso, piuttosto che dovevano dovevi avere stare sotto quella lampada che si prevedeva che fosse la luce che veniva riprodotta in sfilata. Certo. Cioè è molto È complicato. Beh, per noi forse E Ferré meno. nel suo Sì. fatto di essere architetto era proprio questa, la precisione. Ah, certo. Però, vabbè, voi meno, voi mica tanto meno, perché se dovete fare No, una noi siamo casa... precisi nei colori, nelle combinazioni, se mi sbaglia un colore io soffro. Cioè, se mi fanno, Quindi come uguale. ha raccontato oggi pure Caterina, che le avevo detto, lei mi aveva fatto un Photoshop con dei colori che non erano in linea con quello, non stavano bene insieme. Ho sofferto, l'ho spaventata terribilmente. Era il suo primo Photoshop che faceva qui. E perché soffrivo? Cioè io se 2 colori stanno male insieme, io Sì. soffro. Allora, questo devo Invece dire se che... stanno bene, mi dà un mood, proprio sono felice. Certo, perché questo è il problema di oggi della tecnologia portata sui progetti. Che cosa succede? Io oggi insegno e lo vedo, no? Che cosa succede? Tu fai un bellissimo mood board, un bellissimo progetto, lo vedi sempre, lo verifichi sul computer, lo vedi, poi va in carta stampato, perde tutto. Sì? Sì, perché per me perde, perché io sono abituata a lavorare con la materia. Certo. Per alcuni non perde, perché non hanno la stessa finezza che io nello sguardo. Cioè è un po' quello il problema, no? Che Certo, di come tu percepisci il colore, di come la materia. percepisci il colore, di come percepisci il colore. Sicuramente quando tu lavori con i tessuti, infatti tu hai dei campionari immensi, credo che sia la cosa fondamentale per fare un progetto, perché assolutamente, quello che dico sempre anche ai miei studenti, la materia va toccata, Sì, va appoggiata, va messa insieme, va messa in quell'ambiente, non solo di una casa, se tu fai interior design, certo, però anche di un contesto di 10 vestiti che devono sfilare insieme su una passerella, perché un colore sbagliato salta tutto. E certo, non ti sì, dà non ti quell'armonia, dà l'armonia di fare tutto. Ma
Allora, questo qua, io mi sono fissata con questi velluti che Questo è un sono canapone. insieme. Questo è un canapone, vedi? Questo generalmente viene usato, allora, mentre questo jacquard, questa duchesse jacquard viene anche strausato in abbigliamento. Ah. Cioè, no, Sì, strausato me la immagino. ho detto un parolone, nel senso Ben usata. per le linee molto alte, perché è un tessuto carissimo. Ah, Ok? certo. Quindi lo puoi trovare nelle linee molto alte. Io mi sono Degli sempre abiti occupata da sera, di alta moda. ma guarda, qui Anche un giacche. blazer, se tu qui ci fai un blazer te lo metti anche su un certo. jeans senza nessun problema, cioè hai una bella giacca di seta a vita, perché poi il tessuto E qui è ci quello che fai, ti da fa. noi ci fai fai le pareti fatte rivestite con la seta, oppure fai le tende, I cuscini. cuscini, però insomma Meno. per vedere tutto il disegno magari fai la Certo. tenda che ti dà il rapporto Sì, 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 completo, Esatto, la parete, perché la se tenda, no certo. non lo vedi tutto insieme. Invece noi, per esempio, metteremmo, no? Nella moda, in questo caso invece tu lo piazzeresti, quindi tu piazzi una parete, noi piazziamo un modello di una giacca, per cui magari qui mi cade una casa, qui mi cade un ricciolo, certo. cioè noi lo studiamo proprio col piazzamento del modello Certo. e voi lo piazzate invece con... In verticale. In verticale. In verticale che deve combaciare, Lo deve piazziamo essere... a seconda di quello che ti piace. certo. A Beh, seconda anche di se quello che ti fai il piace. rivestimento con un disegno, una poltrona, Certo. tu il disegno lo devi mettere. Ho visto un architetto che ha fatto una cosa meravigliosa a Roma, un architetto spagnolo, che ha fatto un albergo a Roma dove il tessuto della parete, che aveva un disegno, corrispondeva perfettamente al tessuto della testata nel disegno, che invece la testata è staccata Sì, dalla parete. certo. Quindi sono riusciti a montare la parete tutta disegnata e il disegno della testata con lo stesso tessuto combaciava Certo. perfettamente, e questo è difficilissimo. Quello è quello che noi facevamo, perché Eh. oggi non lo fa più nessuno neanche nell'alta moda, facevamo nella couture fino agli anni 2000, era proprio maniacale il fatto che i tessuti combaciassero nelle cuciture. Adesso non si fa più. Ma non è che non si fa più, adesso ti può capitare che, diciamo che ti può capitare che non è proprio così maniacale perché non c'è nel tempo e i costi sono elevatissimi, perché far combaciare un disegno del genere su una giacca che è comunque così nella schiena, cioè saranno 35-40 centimetri, vuol dire buttare via tantissimo materiale carissimo, non è neanche... Economicamente. Né economicamente E neanche si nota così tanto. Sì, e poi non è neanche etico, sostenibile, insomma, voglio dire, c'erano degli sprechi Certo, enormi. notevoli. enormi, perché questi tessuti nascono infatti per utilizzi di spazi molto grandi, quindi riportarli nell'abbigliamento. Infatti le giacche così sono belle ma anche preziosissime poi, no? Sì. Chi ce l'ha Io le nell'armadio ho. se lo deve tenere ben Ce l'hai? stretto. Io le ho. Perché uno deve tenere un pezzo veramente d'antiquariato. Sì, un ma altro erano po'. bellissime perché si facevano tantissimo, soprattutto, guarda, anni 90, era una cosa tantissimo degli anni 90 ed erano giacche che io vedo che dopo tanti anni tu le ritiri fuori, adesso sono meravigliose, no? Certo. Però non le puoi ritrovare. Il tessuto è ancora intatto perché i tessuti Si per mantengono. l'interior design sono fatti con degli accorgimenti, è difficile, per esempio una duchesse è facilissimo Che si tirare sfilacci. il filo, sì, perché il raso ha i fili liberi. Vabbè, questo è troppo complicato. Questo è complicato È da troppo dire. complicato. Quindi puoi tirare i fili, invece nell'arredamento vengono fermati di più. Ah, Cioè, certo. vabbè, ci sono degli Ci sono delle accorgimenti. tecniche, sì. Questo invece puoi farci solo ed esclusivamente dei divani, Certo. Però Poltrone. è un canapone bellissimo, jacquard. Ah, jacquard. Quindi Sto dove jacquard. tu Io comandi, che cos'è sì, lo anche jacquard? questo è Non l'ho una capito, sto tecnica. jacquard. Jacquard. È una tecnica, poi la usi con i fili che puoi, poi a Ok. seconda del telaio che hai fai, però è proprio una tecnica. Allora, nel tessuto c'è No, l'ordito la mia e la domanda trama è- e fai Sì. una tela. Puoi costruire qualsiasi cosa su questa tela, poi fai i rasi, fai tutte le armature. E sono questi tessuti, per esempio questo tessuto è fatto Questo. con un ordito, una trama,
quel tessuto, Quello in ecco, fondo? questo che sembra uno jacquard, è invece un tessuto fatto con un ordito, con una trama, perché è molto, vedi, è molto preciso, no? Per cui tu metti dentro un tipo di fili più grandi o più piccoli, ma non fai un disegno. Quando tu vuoi disegnare puoi solo stampare o utilizzare lo Ok. jacquard. Ah, ok. Mamma mia, Diciamo hai così. capito? L'altra Scusi, anche tecnica, questo? no. Questo è il ricamo. No. L'altra tecnica è il ricamo sulla pezza. Ok. È questo, che tu vedi che hai un velluto, anche abbastanza un vellutino, insomma un feltro più che un velluto, è questo, che con una tecnica particolare, sono dei telai che di solito sono lunghi 14 metri, non puoi avere pezze più lunghe, con tutti degli aghetti, vanno tu e ti creano tutto il disegno. Anche questo un panamone, vedi, è ricamato. Mentre questo lo vedi che è jacquard, perché dietro vedi che ha un disegno. Cioè il jacquard crea il disegno Sì. dall'altra parte, invece questo pure è jacquard. Sì, Questo? sì. Ma Questo la jacquard cosa che a poi- me piace, a me che sono architetto e faccio anche l'interior e metto i tessuti, è la materialità di questi Sì. tessuti. Cioè io li tocco e li sento che non sono tutti uguali, li sento che sono Infatti tendi a non materici. usare le stampe. Tu tendi a non usare le Sì, stampe. anche È se un fattore questo anche che non è una stampa, Però questo mi ha comunque, spiegato sì, che cos'è È un questo. tubico. Un È un tubico tubico. perché è doppio, Sì. doppio. Crea come un tessuto, Sì, lo puoi due fare. Sì, perché al tessuti e contrario fanno positivo è e negativo. Positivo e sì. negativo. È E puoi fare bellissimo. E tantissimi questo mi disegni, piace col perché è sempre tubico. materico. Sì, la Questo è uno differenza stampato, però sopra c'ha un ricamo. un Questo è ricamo. sovraricamato, certo. E che quindi tu lo senti, non è tutto liscio. Sì. No, è un mondo meraviglioso. Io Invece Diciamo qua per che fare questa è una questa- situazione più libera e più economica, il tessuto ricamato in pezza. Ah, Più ok. libera perché tu un po' vai a fare il disegno che vuoi, poi una volta che hai posizionato la macchina, tutti questi aghetti che ricamano, puoi fare Cioè tante non è cose. fatta a mano il ricamo. Poi ci sono quelli ricamati a mano. Allora, quelli ricamati a mano ormai non li trovi più neanche in India, quelli che erano meravigliosi, perché questa è una tecnica indiana. Questa è una tecnica indiana, però ormai lo fanno. Cioè diciamo che quando devono fare dei grandi tessuti che sono almeno 140 per, insomma... Qual è il punto di massimo contatto tra l'architettura e la moda? Allora, l'architettura e la moda, diciamo, la moda prende ispirazione dall'architettura. E viceversa. No, il viceversa. Nel design c'è forse più che poco. nell'architettura, nel Sì, design nel dei prodotti. design, esatto, però diciamo la moda prende una grande ispirazione, cioè ispirazione dall'architettura. Io spessissimo nei mood board dei progetti dei miei studenti trovo i progetti, però in quel caso vado proprio su architettura, non su interior design. Cioè un ponte può diventare di Calatrava, può certo. diventare il collo di una camicia, non so, cioè fantastico. sì, parte tutto da lì. Cioè, Ti ricordi poi quando avevo fatto il progetto che il corpo umano poi è... Vabbè, Calatrava poi è Calatrava, proprio è la massima Assolutamente. espressione Che si ispira sul corpo umano, corpo che è umano. bellissimo. Lui unisce tutto insieme lo studio del corpo umano trasportato nell'architettura. Poi E quindi è chiaramente- divertente, sì, questa mi è venuto cosa. in mente infatti che io per arte a scuola avevo fatto il progetto di fine anno che era un corsetto e dovevo mischiare arte e architettura. Certo. E avevo mischiato moda e architettura, Beh, facendo un corsetto tipo tutto di legno che sembrava... Dopo... Beh, se tu guardi, allora, nella moda intesa come moda anche alta moda, però tutto quello che deve essere in un certo senso portabile, forse un po' meno, però in tutto quello che è il costume per il teatro, invece in quel caso c'è tantissimo, perché lì proprio costruisci delle vere e proprie architetture anche nei costumi. Bellissimo. Quindi quello Devono anche c'è. stare in piedi, quindi devi anche pensare A parte che oggi con le stampanti strutturalmente. 3D costruisci È anche facilissimo, dei capi tutti interi, Però devo dire che stando nel reale devi fare dei progetti che indiscutibilmente, cioè tutto Vanno mira lì al indossati. bello, devono essere belli.
perché c'è stato anche il momento, c'è tuttora il momento anche dell'esaltazione del brutto, però è Sì, sempre... meglio tornare sul bello. Esatto, Nell'armonioso, sì, no? Nell'esteticamente, poi sai, il bello pure può essere soggettivo, anche se certo. il brutto Non è è d'accordo. oggettivo, perché una cosa brutta è brutta. può non piacerti una cosa bella, però è bella. certo, Mm. Può non certo, piacere a te, certo, però può è non bella. piacerti, non Una essere... cosa brutta è brutta. È brutta. Cioè, È brutta per tutti, è senza gusto, una cosa senza gusto è senza gusto. E quindi sì, e questo assolutamente. Voi poi che insegnate ne vedete tante, no? Di queste cose e riconoscete pure subito chi ha Io la invece ho questa sensibilità, domanda. no? Per poi essere sì, poi devo sviluppata. dirti che per fortuna, ma io credo che sia un processo naturale, chi si avvicina a una scuola creativa difficilmente ha cattivo gusto. Ah, Difficilmente, perché probabilmente fa una cosa che a te non piace. Pare che io sto sempre fuori dal giudizio perché tanto a me non piace niente, per cui no, nel senso che preferisco star fuori dal giudizio per certo. lasciare libera la creatività degli questo. Io altri. questa domanda volevo fare, che è un po' la stessa cosa, anche noi facciamo revisioni dei nostri progetti con i professori. Quando tu vedi qualcosa che non ti piace, tendi a non buttare giù lo studente, però a stravolgergli il progetto Mai. o la lasci fare? Mai. Allora, no. Diciamo che se tu stai attenta allo studente è un percorso che fai e quindi non è che tu ti vedi un progetto, cioè un conto è se io devo comprare un progetto e produrlo, allora quello posso, ma lì diventa un rapporto d'affari. Quando invece insegnamento tu hai un rapporto costante, quindi anche una cosa veramente brutta, che proprio veramente non capisci, a volte ti viene, devi capire dove vuole parare e lo porti al bello. Ok. Cioè Che lo è quello aiuti giusto, a dare- che è la allora, cosa giusta questa. quello che deve fare la nostra generazione, io credo, non sia tentare di fare quello che noi abbiamo già fatto, Certo. ma col linguaggio nuovo dare solo, cioè permettere, è come un acrobata, no? Cioè sei la rete, così non ti fai male, per cui devi sapere come fare una cucitura per un progetto che altrimenti sarebbe assurdo. Io ti dico, guarda, se lo fai con quella cucitura lì ti viene bene. Però Devi il progetto è tuo. suggerire. Certo, Lo devi suggerire. Cosa che architettura tendono a buttare, cioè a dire, proprio a dire a me questa cosa non mi piace, non la capisco, rifalla. Allora, io non credo io che lo trovo sia, che è brutto questo. io non credo che sia una cosa di Non è architettura, io credo che sia una cosa del singolo, perché succede anche da me, cioè succede dappertutto. Io la combatto molto, ma credo che sia del singolo. Cioè il fatto di dire, cioè tu lo vedi quando una cosa è di cattivo gusto, ma è difficile Però magari che c'ha un progetto sia di cattivo gusto. c'è quell'idea che tu, No, però aiutandolo, la differenza è che magari te la troncano sul nascere, più che vederla già, insomma, a metà strada. Sul nascere, proprio se vedono che è un'idea troppo, anche se è troppo, non è detto che sia brutta, anche magari è troppo, tendono a dire no, ritorna sulla strada più facile, diciamo, ritorna sulla strada sulla linea retta. Allora, io ho... vi tarpano le ali. Sai che cos'è? Secondo me è una questione proprio del singolo, perché io non mi diverto a tarpare le ali, cioè non lo so, è quello il problema, cioè quando tu insegni o quando io ti spiego una cosa o ci divertiamo o posso Se no fai fare la cosa altro, tu, non certo, so come certo. dire, puoi fare altro, no? E Allora, questo è bello, è anche un po'... soprattutto... Non è italiano, no? Come concetto, perché appunto noi architetti invece in Italia, con l'università italiana, siamo abbastanza indirizzati in degli schemi che sono ben definiti, che servono all'università, che servono al professore e che non lasciano agli studenti. Sì, noi siamo molto più leggeri. Hai capito? Siamo più Noi siamo più impostati. leggeri. Innanzitutto io vedevo anche quando facevo dei grossi progetti con, io lo chiamavo il signor Ferre, non lo chiamavo architetto, cose del genere, non amava. Sì? Però sì, no, per carità, io ci ho lavorato una vita, più di 20 anni, quindi avevamo un rapporto molto stretto. Potevi. No, ma tutti quanti, no, eravamo tutti uguali, per lui non c'erano delle preferenze, non lo so, però insomma...
quando si facevano dei progetti molto importanti, un conto era una collezione che dopo 6 mesi lui non voleva più vedere, basta, l'aveva fatta, chiuso. Cioè io delle volte dicevo, magari quella camicia venduta la rifacciamo, no, una camicia vecchia. Cioè quando si affrontava il progetto moda. Cioè ogni 6 mesi il progetto moda dovrebbe essere rinnovato. No, deve essere rinnovato, perché sennò non campiamo, non vendiamo niente. Però quando io feci con lui tutti i tessuti della serie di Via Pontaccio, per esempio, che mi faceva diventare pazza, perché la righetta era 5 mm più stretta delle sedie, della sfilata, non era lo stesso oro dell'oro, era molto pignolo, cioè l'architetto ha un atteggiamento diverso perché quelle sedie ancora le usano. Certo, stanno là e stanno bene. Stanno là e sono rimangono belle, nel capito? tempo. Cioè quelle tende È una cosa che sono deve là. rimanere. Cioè, Invece una voi cosa no. che deve rimanere. Rinnovate sempre. Quindi è proprio un atteggiamento diverso. Anche lui si divertiva molto di più. Poi si divertiva anche, cioè ha fatto diverse, immagino poi nella sua carriera, prima io ci ho lavorato dall'85 al 2007 fino a quando c'è stato. Case nel frattempo qualcuna, ma era la sua gli amici, non lo so, così. Certo. No? Quando affrontava le case era un atteggiamento, sempre si divertiva, ma più pignolo, era pignolissimo nell'abbigliamento, però il mega errore magari era visto come un atto creativo, nel senso, non so, una volta per la sfilata di Dior, mi ricordo che controllavamo i cappi, dovevamo andare alla sfilata, no? Quindi tu controlli tutto prima che venga messo sulle sfilate, e avevamo lavorato tutta la stagione su una manica di un abito da sera con i pizzetti, 5 mm, 3 mm, questa manica, e l'abito scese con una sola manica. Per cui alla fine ci siamo trovati io e Alessandra, questa mia amica che lavoravamo insieme, questo tubino nero meraviglioso con una sola manica, tutta di questi pizzetti ricamati, che era una follia, e lui da genio, qual era? Disse va bene così, fu l'abito più venduto, per dire, no? E quello era un mega errore, probabilmente 2 maniche così facevano karaoke, non lo so. Certo. Lì la moda è più intuitiva, più veloce. Sì. E l'errore che diventa anche magari la era cosa comunque più bello, bella. capito? Certo. Quell'abito era talmente curata quella manica che era bello uguale. ed era fatto divinamente il tubino, per cui era meraviglioso, capito? Quindi sì. Nell'interior design io penso invece che bisogna essere pare che poi nell'interior design devi andare d'accordo con un singolo che terrà quella cosa per tutta la vita. Cioè una cosa che rimane nel sì. tempo. Io quando ho fatto il mio primo progetto, era una facciata di un castello, e vederla è stata un'emozione così forte perché ho pensato a questo senso del tempo che rimane, cioè poteva essere bella, brutta, giudicata come uno voleva, ma stava là e sarebbe rimasta là ed è rimasta là e starà per secoli se non lo butteranno a terra. E quindi questa cosa del senso del tempo che è infinito e che noi abbiamo un compito importantissimo. È una differenza che c'è con gli architetti, no, giapponesi, che buttano a terra. Buttano a terra. Se hanno bisogno di più appartamenti, più cose, non hanno quel senso di restauro, di storia, di importanza di mantenere quell'edificio perché ha una storia, buttano tutto e ricostruiscono. Cioè magari io sono andata 2 anni fa, torno l'anno prossimo e non mi ritrovo quell'edificio stupendo fatto da un architetto pazzesco, non gli interessa. Che tristezza. Ma l'importanza del percorso di studi nella moda, si va più, secondo te, è più una cosa innata o è importante comunque trovare un giusto percorso di studi? È fondamentale. Allora, un giusto percorso di studi è fondamentale perché io mi trovo spesso, sempre meno devo dire, per fortuna, sempre meno, però diciamo fino a qualche anno fa mi trovo spesso dei ragazzi che pensavano io vado a fare moda, perché moda che cosa vuol dire? Lustrini, sfilate, un abito lo può fare chiunque, che sarà mai? Invece la moda intanto devi studiare tanto, sì. perché devi studiare, devi conoscere la storia dell'arte, benissimo, storia della moda, benissimo, storia in generale, devi scrivere. Sì.
Devi scrivere perché se tu vedi, cioè se tu fai un bel progetto, tu lo capisci immediato, no? Però io dico sempre ai miei studenti, voi dovete comunque pensare, avere un senso della proporzione e mettervelo addosso. E quindi dovete dare gli strumenti a chi farà il modello, poi di conseguenza farà, di capire, quindi devi descrivere. E quindi devi scrivere, devi saper scrivere, devi descrivere, devi proprio vedere. E poi la ricerca è fondamentale. Noi, cioè, ti dico, un percorso di moda, noi adesso siamo su dei percorsi per esempio di 3 anni. Però stiamo facendo tanti bienni dei magistrali perché obiettivamente puoi specializzarsi, per esempio un biennio che faremo il biennio del tessile, perché il tessuto è fondamentale. Sì. Il tessuto, io lo vedo quando parlo con i miei ragazzi, uno per esempio, non so, uno chiffon, una giorgetta, un organza non conoscono la differenza. E non puoi disegnare. Tu sai benissimo qual è la differenza. No, veramente Però... la so, perché c'era un mio cliente che voleva mettere in un albergo una tenda di Georgette. A me. No. Tenda di Georgette? No. Cioè, massimo organza di cotone, ma di Georgette una cosa lucida. No, è un crespo di seta, è anche abbastanza opaco. Però sì, no, lucida di per seta, dire che è tutto... Sono quegli abiti, sai, che tu vedi tutti drapeggiati, che sono meravigliosi, hanno un corpo... Però non per le tende. Non per la tenda. Non per le tende, ecco. E quindi, no, bisogna... Insomma, non stare troppo dietro ai clienti. Però un designer, mentre un designer di interior design può... Allora, è sempre meglio che si ispiri a un divano che deve disegnare con il tessuto in mano, però può farlo e cambiare il tessuto al divano. A un abito non puoi, Cioè, se tu devi progettare un abito, devi sapere in che tessuto lo fai. Certo, e quello è e quello rimane, cioè il tessuto è legato. Puoi fare poi delle varianti, però è inutile che tu pensi di fare un abito di 15 metri, non so, fai un gonnone, metti, di 10 metri di jacquard, non so, di Duchesse jacquard, peserà 20 kg, non lo puoi fare, cioè anche il senso della proporzione, no? Sono tante cose che devi tenere presente. Certo, che è diverso nell'interior design, perché noi li portiamo addosso. Noi li cambiamo. Cioè, i tessuti li puoi cambiare. Ma soprattutto tu li appoggi su un oggetto e rivesti quell'oggetto, fai quella parete. L'abito cade in maniera diversa anche. Ogni materiale cade in maniera diversa. C'è un cappotto di, non lo so, tu vuoi farti un cappotto in questo bellissimo ricamo, perfetto, considera 5 metri di questo, quanto pesa, non ci vai in treno, cioè voglio dire, ci sono delle cose logiche, non nell'abbigliamento, quindi lo ricamerai su qualcosa di più leggero. Ma questo materiale invece? Questo è, allora, questo è un velluto che viene stampato a caldo. Cioè praticamente c'è un quadro di stampa che, vedi? Allora il velluto nasce, questo velluto, questo è un velluto pannè di seta. Pannè perché ha... Già solo la parola mi va a pensare che è abbastanza caro. Carissimo. Ecco. È un tessuto che veniva usato più anni 60-70 nell'abbigliamento, poi qualcosa anche in alta moda, però senti anche il peso abbastanza pesante. Che cosa si fa? Questo scimmiotta un po' lo jacquard. No? Cioè se tu lo metti su un divano può sembrare uno jacquard. In realtà questa tecnica si ottiene con e lo vedi a rovescio, vedi in trasparenza, che c'è come è una stampa, no? Praticamente anziché stampare un colore è un acido che va e opacizza il velluto pannè. E rimane così. E quindi rimane che ti si alza il pelo, senti che è un pelo più alto e meno direzionato, ti si alza questo pelo. E quindi fa un colore diverso. No, sì. Perché l'acido te lo fa virare, vedi? Lo vedi anche in tutte queste varianti. Però attenzione, vira tanto lì, guarda che qua non vira più quasi.
perché in realtà vira tanto quando sono dei colori un po' più neutri, no? Ok. Che allora dove vedi tanto la lucentezza, però quando tu vai su questi colori vedi anche questo non vira più tanto. Però vira tanto la tecnica del Però è velluto. bello perché Bellissimo, sì. è tutto pure Ecco, questo per materiale. esempio, Questo se è tu vuoi lo fare, tocchi. se tu vai da questo fornitore, poi non lo so se te lo fai, però per esempio il mio lavoro era anche questo, non so, vedo questa tecnica e poi decido, è una cosa orrenda, che decido che faccio un divano di velluto con scritto Alessandra, ci stampo Alessandra con questa tecnica. Ah, Cioè certo. posso fare quello che mi pare, capito? Certo. Oppure Certo, è una stampo delle tecnica più- righe, sì, sì. stampo, Ah, bellissimo. faccio quello che voglio. E quindi se hai questo è anche tanti interessante. metri da fare, puoi chiedere Sì. al fornitore di fartelo Sì, personalizzato. cioè queste basi, questi campionari di solito, Però costa tanto, abbiamo capito, perché è una base. beh, qui su questo tavolo non c'è neanche un Non c'è tessuto. neanche di una cosa. Potremmo parlarne per ore di questo tessuto e di tutti gli altri tessuti. Grazie mille per essere venuta qua a raccontarci un po' quello che hai fatto in tutta la tua carriera e speriamo di fare un'altra puntata in cui parleremo di tutto il resto Che ci manca, che è ci manca mancato. perché sono miliardi di tessuti. Grazie Paola, Grazie grazie di mille. essere stata Grazie a qui voi. a Parallelismi. Questo è Parallelismi e alla prossima, grazie. Grazie.